Quando si parla di figure storiche che hanno saputo attraversare i secoli fino a diventare miti universali, il nome di Vlad Tepes, conosciuto anche come Vlad l'Impalatore, occupa senza dubbio un posto d'onore. Personaggio reale e controverso, Vlad Tepes è stato un principe della Valacchia del XV secolo, un sovrano implacabile e guerriero spietato, la cui fama si è intrecciata nei secoli a racconti di crudeltà, di battaglie sanguinose e di spietate vendette. La sua storia, già intrisa di eventi tragici e atti di ferocia politica, è stata successivamente trasfigurata dalla fantasia popolare e dagli scritti letterari, fino a sfociare nella creazione di una delle figure più iconiche dell'immaginario horror, il Conte Dracula. Grazie al romanzo di Bram Stoker, pubblicato nel 1897, Vlad Tepes divenne immortale sotto forma di vampiro aristocratico e inquietante, un essere sospeso tra la vita e la morte, simbolo di paura, desiderio e terrore atavico. Ma chi era davvero Vlad Tepes? Qual è il confine tra l'uomo storico e la leggenda gotica che ancora oggi domina cinema, letteratura e cultura popolare? E in che modo un oscuro principe medievale di territorio periferico d'Europa è diventato il protagonista di una delle mitologie moderne più conosciute al mondo? In questo video esploreremo le origini reali di Vlad, le radici storiche delle sue imprese, le deformazioni leggendarie che hanno alimentato il suo mito e l'incredibile evoluzione della figura di Dracula nel corso dei secoli. Attraverseremo castelli nebbiosi, cronache medievali, manoscritti antichi e scenari letterari per cercare di distinguere tra sangue e ombre la verità dalla finzione. In fondo, come spesso accade con i grandi miti, il fascino di Vlad Tepes sta proprio nella sua capacità di restare sospeso tra storia e leggenda, tra realtà e incubo, tra uomo e mostro. Per comprendere appieno la figura di Vlad Tepes è fondamentale immergersi nel turbolento scenario politico e militare della Valacchia del XV secolo. Il mondo in cui Vlad visse e regnò era un mosaico di guerre, tradimenti, alleanze instabili e minacce costanti. Un'epoca in cui la sopravvivenza di un sovrano dipendeva tanto dal coraggio in battaglia quanto dalla capacità di navigare tra intrighi e inganni. La Valacchia, insieme alla Moldavia e alla Transilvania, costituiva una delle tre principali regioni storiche dell'attuale Romania. Situata tra le montagne dei Carpazi e il Danubio, la Valacchia era una terra di confine, un piccolo principato cristiano stretto tra due grandi potenze. A ovest, il Regno d'Ungheria, con i suoi nobili ambiziosi e i suoi eserciti, e a sud il crescente Impero Ottomano, che dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 si lanciava sempre più aggressivamente verso l'Europa. In questo contesto, i principi valacchi dovevano continuamente destreggiarsi tra la fedeltà ai re ungheresi e la necessità di pagare tributi ai sultani ottomani, tentando di preservare la propria autonomia attraverso alleanze fragilissime, guerre difensive e astuti giochi politici. La regione era anche internamente instabile. I boiardi, l'aristocrazia locale, erano spesso protagonisti di congiure e tradimenti. Il trono della Valacchia non era ereditario in senso stretto. Il principe veniva eletto con il sostegno dei nobili, il che rendeva la successione frequentemente sanguinosa e incerta. Vlad II Dracul, padre di Vlad Tepes, fu una figura centrale nella formazione del giovane principe. Vlad II era un membro dell'Ordine del Drago, una confraternita cavalleresca cristiana fondata per combattere l'espansione ottomana. Il soprannome Dracul, dal latino draco, cioè drago, derivava appunto dalla sua appartenenza a quest'ordine. In rumeno però drac significa anche diavolo, e ciò contribuì ad alimentare in futuro la sinistra aura che avrebbe circondato suo figlio. Vlad II visse in prima persona le tensioni tra Ungheria e Ottomani, cercando di sopravvivere tra le due potenze rivali. In uno dei suoi tentativi di mantenere buoni rapporti con i turchi, fu costretto a mandare due dei suoi figli come ostaggi alla corte ottomana, Vlad e il fratellastro Radu.
Durante la sua prigionia presso gli ottomani, Vlad Tepes venne a contatto diretto con la cultura militare turca, imparando l'arte della guerra, della diplomazia e anche quella della crudeltà psicologica. Secondo alcune fonti, l'esperienza della prigionia e l'esposizione ai metodi brutali degli ottomani lasciarono un'impronta profonda sul suo carattere, forgiando in lui una visione spietata del potere. Tornato in patria, Vlad si trovò a lottare non solo contro nemici esterni, ma anche contro una nobiltà interna traditrice e volubile. La sua determinazione a mantenere il potere e a consolidare l'autorità centrale lo spinse a ricorrere a metodi estremi che avrebbero poi alimentato la sua fama leggendaria. È importante sottolineare che la brutalità non era un'eccezione nel XV secolo. Torture pubbliche, impalamenti, decapitazioni e crudeltà varie erano strumenti di governo comuni in tutta Europa e in Medio Oriente. La violenza era considerata un mezzo legittimo per consolidare l'autorità e mantenere l'ordine. In questo scenario, Vlad Tepes non fu tanto un'anomalia, quanto piuttosto un prodotto perfettamente coerente con il suo tempo, anche se forse più spietato e determinato della media. Se Vlad III è passato alla storia con l'appellativo di Tepes, ossia l'impalatore, è per una ragione ben precisa. Il suo metodo prediletto per punire i nemici, consolidare il potere e incutere terrore era l'impalamento. Questo macabro sistema di esecuzione, cruento e spettacolare, divenne il tratto distintivo del suo governo e contribuì in modo decisivo a forgiare la leggenda nera che lo avrebbe seguito per secoli. In rumeno, țapa significa palo o spiedo e țepeș indica colui che impala. Non si tratta di un titolo ufficiale, ma di un soprannome popolare attribuito a Vlad già durante la sua vita o poco dopo la sua morte, diffuso sia tra i suoi sudditi che tra i suoi nemici. Questo epiteto riflette perfettamente la percezione popolare della sua brutalità. Vlad non si limitava a giustiziare i suoi avversari, ne faceva un rituale pubblico, un terribile spettacolo di morte destinato a intimidire chiunque pensasse di sfidarlo. La tecnica dell'impalamento era in sé terribilmente raffinata nella sua crudeltà. Una lunga asta di legno veniva appuntita e poi lubrificata. La vittima veniva impalata dall'ano o dalla vagina, oppure perforata attraverso l'addome o il petto. L'asta veniva poi sollevata verticalmente, lasciando che il corpo scivolasse lentamente verso il basso sotto il proprio peso. La morte poteva sopraggiungere dopo ore o addirittura giorni di agonia. Secondo le cronache, Vlad si mostrava particolarmente abile nell'adattare il metodo alle sue esigenze. A seconda della gravità del crimine, il palo veniva più o meno appuntito per prolungare o abbreviare l'agonia. Gli impalamenti venivano organizzati in grandi campi macabri, talvolta disposti in figure geometriche come cerchi o quadrati, rendendo la morte una forma di messaggio politico. Nessuno poteva dubitare della potenza e della determinazione del sovrano. I bersagli della furia di Vlad erano molti. Nobili boiardi accusati di tradimento, contadini sospettati di furti o ribellioni, mercanti sassoni delle città transilvane, rei di aver complottato contro di lui e anche delegazioni ottomane che si rifiutavano di togliersi il turbante in sua presenza. Si racconta che Vlad abbia fatto impalare migliaia di persone durante il suo regno, al punto che intere foreste di pali umani costellavano il territorio. Secondo una cronaca tedesca, durante una sola campagna contro i sassoni, fece impalare più di 30.000 persone. Anche se questi numeri sono probabilmente esagerati, riflettono l'impatto psicologico che Vlad riuscì a imprimere nella memoria collettiva. Nonostante la loro estrema brutalità, le azioni di Vlad Tepes avevano una chiara motivazione politica: consolidare il potere in un paese instabile. La sua violenza rappresentava una sorta di deterrenza preventiva, in quanto preferiva incutere terrore piuttosto che affrontare continue rivolte. Inoltre utilizzava la violenza come un atto di sfida nella sua difesa contro gli ottomani.
In un mondo medievale in cui la forza era l'unico vero linguaggio del potere, Vlad comprese che l'orrore poteva essere un'arma più potente delle spade. Nonostante la sua efferatezza, molti rumeni lo ricordano ancora oggi come un sovrano giusto e determinato, capace di imporre ordine e disciplina in un'epoca di caos. La straordinaria trasformazione di Vlad Cepes da sovrano storico a creatura leggendaria non fu un evento improvviso, ma un processo graduale alimentato da paure popolari, propaganda politica e racconti folcloristici. Nei decenni successivi alla sua morte, la figura di Vlad iniziò a essere avvolta da un'aura sempre più oscura, finendo per trascendere la sua reale esistenza e assumere tratti quasi sovrannaturali. Già mentre era ancora in vita, Vlad Cepes era temuto e rispettato, ma dopo la sua morte le cronache occidentali, soprattutto tedesche e slave, si scatenarono nel dipingerlo come una sorta di incarnazione del male. Le cronache sassoni della Transilvania, nemiche politiche di Vlad, lo descrivono come un sadico assetato di sangue, capace di atrocità impensabili. In Germania vennero stampati dei libelli popolari illustrati, tra i primi esempi di propaganda a stampa, che raccontavano di Vlad mentre banchettava tra corpi impalati o faceva bollire uomini vivi. Secondo queste storie, Vlad non si limitava a punire i colpevoli, ma sembrava trarre piacere personale dall'infliggere sofferenze estreme. In alcuni racconti si dice che bevesse il sangue delle sue vittime o che si lavasse le mani nel sangue come gesto di purificazione, elementi che contribuirono notevolmente alla successiva associazione con il vampirismo. Va sottolineato che molte di queste storie furono esagerate o completamente inventate per screditarlo politicamente, ma la loro diffusione fu tale che contribuirono a solidificare l'immagine di Vlad come un mostro. Anche tra gli ottomani Vlad godeva di una reputazione terrificante. Era conosciuto come un nemico irriducibile, crudele e infido. Le cronache turche parlano della sua spietatezza e della sua astuzia, rafforzando ulteriormente il mito della sua brutalità in un contesto già intriso di tensioni religiose, quelle dei cristiani contro musulmani. Il fatto che Vlad Cepes fosse tanto temuto dagli ottomani quanto odiato dai sassoni contribuì a creare un'immagine universale della sua malvagità, facendolo emergere come archetipo del tiranno sanguinario. Nei secoli successivi la memoria di Vlad iniziò a intrecciarsi con racconti folcloristici su creature notturne, spettri e vampiri, particolarmente radicati nella cultura rumena e slava. La credenza dei non morti, i morti che ritornano per succhiare il sangue dei vivi, era antichissima nei Balcani e Vlad Cepes sembrava un candidato perfetto per entrare in questo immaginario. Sebbene Vlad Cepes sia legato storicamente alla Valacchia, il suo nome è spesso associato anche alla Transilvania, grazie sia a legami familiari che a eventi della sua vita politica. Questa connessione, reale e immaginaria, avrebbe avuto un impatto decisivo sulla futura costruzione del mito di Dracula. La Transilvania del XV secolo era una regione multietnica e autonoma, appartenente al Regno d'Ungheria, ma caratterizzata da un equilibrio delicato tra popolazioni di ungheresi, sassoni tedeschi e rumeni. I sassoni in particolare, ricchi mercanti e artigiani, godevano di speciali privilegi commerciali e politici concessi dai sovrani ungheresi. La loro influenza economica e culturale era preponderante e spesso entrava in conflitto con i signori valacchi vicini. La Transilvania, con le sue città fortificate, i castelli e le leggende popolari, offriva un ambiente perfetto per l'emergere di storie dense di mistero e terrore. Secondo la tradizione, Vlad Cepes nacque nella città di Sighișoara, in Transilvania, intorno al 1431, mentre suo padre, Vlad II Dracul, vi si trovava in esilio o in missione diplomatica. Oggi nella città esiste una casa medievale che viene identificata come la possibile casa natale di Vlad, anche se la veridicità storica è discussa. Sighișoara è una delle meglio conservate città medievali d'Europa, con le sue torri, mura e strade acciottolate, un luogo dove è facile immaginare l'infanzia di un futuro sovrano destinato a diventare leggenda.
Un altro elemento fondamentale della connessione tra Vlad Tepes e la Transilvania è il famosissimo castello di Bran, spesso pubblicizzato come il castello di Dracula. In realtà Vlad non visse mai stabilmente nel castello di Bran. Forse lo attraversò brevemente durante le sue campagne militari, o vi fu detenuto per un breve periodo, e il legame tra Vlad e il castello è stato costruito molto più tardi, soprattutto a fini turistici. Tuttavia, l'immagine imponente e gotica del castello, sospeso su una rupe rocciosa, ha perfettamente alimentato l'immaginario popolare legato a Dracula, specialmente a partire dal XX secolo. La Transilvania, con il suo paesaggio montano, le foreste oscure e le antiche fortezze, si è rivelata il palcoscenico ideale per trasformare Vlad Tepes da principe sanguinario a personaggio leggendario. Qui più che altrove le storie di fantasmi, vampiri e creature della notte si sono fuse con la memoria storica di Vlad, dando vita a un mito potente e duraturo che continua a esercitare fascino su milioni di persone ancora oggi. La leggenda di Vlad Tepes avrebbe potuto restare confinata nel folklore dell'Europa orientale se non fosse intervenuto uno scrittore irlandese destinato a cambiare per sempre la storia della letteratura gotica, Bram Stoker. Con la pubblicazione del romanzo Dracula nel 1897, Stoker consegnò al mondo una figura che sarebbe diventata immortale, intrecciando liberamente elementi storici, folcloristici e di pura invenzione. Abraham Bram Stoker era un drammaturgo, critico teatrale e scrittore irlandese, noto per essere stato il manager personale dell'attore Henry Irving, una figura di spicco della scena teatrale londinese. La sua passione per il teatro, la letteratura gotica e il mistero si riflette nei suoi scritti, ma il successo che ottenne con Dracula oscurò tutto il resto della sua produzione. Stoker si immerse in anni di ricerche per costruire il suo capolavoro. Studiò la geografia e la storia della Transilvania, si documentò su superstizioni, racconti di vampiri e antiche leggende europee e consultò fonti storiche più o meno affidabili che parlavano anche di Vlad III. Tuttavia, la connessione diretta tra Vlad Tepes e il personaggio di Dracula, pur suggestiva, non fu così stretta come a volte si crede. Durante le sue ricerche Stoker trovò riferimenti al nome Dracula in alcuni testi storici. Il termine colpì immediatamente la sua immaginazione. In rumeno Dracul significa drago, ma può anche significare diavolo, un doppio significato che offriva a Stoker una carica simbolica perfetta per il suo conte vampiro. Così Stoker scelse di dare al suo villain il nome Dracula, evocando immediatamente sensazioni di mistero, malvagità e antichità. Non ci sono prove che Stoker conoscesse in dettaglio le atrocità attribuite a Vlad Tepes, ma la suggestione del nome fu sufficiente. Nel romanzo Il conte Dracula è ritratto come un nobile transilvano, antico e decadente, un essere immortale che si nutre del sangue dei vivi. È una creatura in grado di trasformarsi in pipistrello, lupo o nebbia, un avversario astuto e seducente, capace di suscitare paura e allo stesso tempo un'irresistibile fascinazione. Pur ambientando l'origine di Dracula nella Transilvania e richiamando vagamente il passato guerriero del conte, Stoker reinventò completamente il personaggio. Il vero Vlad Tepes non era un vampiro, né un aristocratico decadente in un castello infestato, e il vampirismo, con le sue implicazioni erotiche e simboliche, era frutto delle fantasie gotiche vittoriane. Alla sua pubblicazione Dracula ottenne un successo moderato ma costante, divenendo progressivamente un caposaldo della letteratura horror. Con il tempo il personaggio di Dracula si emancipò dall'opera di Stoker per entrare nell'immaginario collettivo. Furono realizzate riduzioni teatrali già durante la vita di Stoker e più tardi adattamenti cinematografici che consacrarono definitivamente il mito. La figura di Dracula venne identificata con la stessa idea del vampiro e ogni successiva reinterpretazione nei film, nei fumetti, nei romanzi non fece che amplificare la leggenda. Senza Bram Stoker, Vlad Tepes sarebbe rimasto un personaggio oscuro della storia romena. Il vampiro come lo conosciamo oggi, nobile, seduttivo, terribile e tragico,
probabilmente non esisterebbe. Stoker riuscì a trasformare un frammento di storia in una creatura eterna, capace di adattarsi e sopravvivere alle trasformazioni culturali di oltre un secolo. In altre parole, fu la penna di un irlandese a rendere immortale l'ombra del voivoda della Valacchia, tramutandolo in Dracula, il signore dei vampiri. La figura di Dracula come la conosciamo oggi è il risultato di un intreccio tra storia, leggenda e fantasia letteraria. Tuttavia il divario tra il Vlad Tepes storico e il conte Dracula di Bram Stoker è molto più ampio di quanto si potrebbe pensare. Confrontare le due figure permette di capire come si sia evoluta una delle leggende più potenti dell'immaginario occidentale. Nonostante le profonde differenze, esistono alcuni elementi che collegano il Dracula storico al Dracula letterario. Innanzitutto il nome, perché, come visto, Stoker adottò direttamente il nome Dracula ispirandosi alla figura storica di Vlad. Poi abbiamo l'origine geografica. Sia Vlad Tepes che il conte Dracula sono legati alla Transilvania, sebbene Vlad fosse in realtà principe di Valacchia. Altro collegamento è la reputazione di crudeltà. Vlad Tepes era noto per la sua estrema ferocia e per l'uso sistematico della tortura, specialmente l'impalamento, mentre il conte Dracula si distingue per la sua natura predatrice, spietata e sanguinaria. E poi c'è la natura inquietante di entrambi i personaggi che incarnano il concetto di terrore. Vlad attraverso il terrore politico, Dracula attraverso il terrore sovrannaturale. Nonostante questi punti di contatto, le differenze tra Vlad e il conte Dracula sono abissali. Vlad Tepes è una figura storica realmente esistita, radicata nelle lotte politiche e militari contro l'impero ottomano e i suoi rivali interni. Dracula invece è un vampiro immortale, una creatura della fantasia gotica, dotato di poteri sovrannaturali come l'ipnosi, la trasformazione in animali o nebbia e l'immortalità. Vlad combatteva per il potere, la stabilità del suo regno e la protezione del suo popolo contro invasioni straniere, anche se con metodi brutali. Mentre Dracula, nel romanzo di Stoker, è mosso da impulsi predatori, da una sete di sangue che simboleggia la corruzione dell'anima e la violazione dell'ordine naturale. Per quanto crudele, Vlad Tepes era visto da alcuni contemporanei come un eroe nazionale, un difensore della cristianità contro l'invasione islamica. Dracula è invece una manifestazione del male assoluto, un predatore che incarna paure più profonde, la morte, la malattia, il decadimento morale. I ritratti e le descrizioni di Vlad Tepes lo mostrano come un uomo dallo sguardo severo, dai lunghi baffi neri e dai tratti tipici dell'aristocrazia balcanica del XV secolo, mentre il conte Dracula di Stoker ha caratteristiche spiccatamente mostruose: pallido, occhi rossi, denti aguzzi, capacità di ringiovanire succhiando sangue umano. In definitiva, Bram Stoker prese solo l'eco oscuro della figura storica di Vlad Tepes, trasformandola completamente per adattarla alle paure e ai desideri del pubblico vittoriano. La vera consacrazione globale del mito avvenne attraverso il cinema, che rese Dracula immediatamente riconoscibile anche a chi non aveva mai letto il romanzo di Bram Stoker. Nosferatu, uscito nel 1922, fu la prima trasposizione cinematografica, seppur non autorizzata, del romanzo. In questa pellicola il conte Orlok, alter ego di Dracula, è una creatura mostruosa, più simile a un ratto che a un aristocratico seduttore. Dracula del 1931, con l'interpretazione di Bela Lugosi, definì l'immagine classica del conte: elegante e misterioso, con l'accento esotico e il mantello nero. Questa fu la versione che influenzò profondamente tutte le rappresentazioni successive. Gli anni 50 e 60 videro il successo dei film della Hammer Film Production, dove Christopher Lee interpretò un Dracula più aggressivo e sessualmente carico, riflettendo i cambiamenti sociali del dopoguerra. In tempi più recenti, Francis Ford Coppola, nel 1992 con Bram Stoker's Dracula, interpretato da Gary Oldman, offrì una versione più romantica e tragica del vampiro, riavvicinandosi in parte alle radici letterarie.
Il personaggio di Dracula così si è moltiplicato in 1000 incarnazioni cinematografiche, da mostro terrificante a figura malinconica, da villain puro a antieroe tormentato. Anche la televisione ha dato ulteriore nuova linfa al mito di Dracula. Serie come Buffy l'ammazza vampiri, Castlevania, ispirata ai videogiochi omonimi, e Dracula della BBC, uscita nel 2020, hanno reinventato il personaggio esplorando nuovi lati della sua complessa personalità. In molte serie moderne il vampiro in generale, e Dracula in particolare, diventa specchio di paure contemporanee, isolamento, dipendenza, manipolazione sociale. Dracula è anche entrato nel mondo del fumetto, con celebri apparizioni in serie come Tomb of Dracula della Marvel, dove il conte affronta eroi e villain supereroistici. La figura di Vlad Tepes e quella di Dracula sono inseparabili dai luoghi che li hanno visti nascere e che hanno alimentato il mito. La Transilvania, la Valacchia e le terre vicine sono il palcoscenico su cui si è sviluppata la storia di Vlad III e da cui ha preso vita la leggenda del vampiro. Il castello di Bran in Transilvania è probabilmente il luogo più famoso legato alla figura di Dracula, spesso associato alla residenza del conte nel romanzo di Bram Stoker. Il castello non ha mai avuto legami diretti con Vlad Tepes, tuttavia la sua immagine è stata talmente legata al personaggio di Dracula grazie a racconti popolari e al turismo che il castello è diventato una delle principali attrazioni per i turisti che vogliono entrare in contatto con la leggenda. Costruito nel 1377, il castello di Bran serviva come fortezza difensiva contro le invasioni ottomane e come residenza per la famiglia reale ungherese. L'aspetto gotico e inquietante del castello, con le sue torri e le mura di pietra, ha suscitato l'immaginazione di scrittori, turisti e cineasti. Per la sua posizione e il suo aspetto, Bran nel romanzo è stato associato alla residenza del conte, ma è più un simbolo della Transilvania gotica che una vera e propria casa di Vlad Tepes. Se il castello di Bran è diventato il simbolo popolare di Dracula, il castello di Poenari è in realtà il vero castello di Vlad Tepes. Situato su una ripida montagna nelle vicinanze del fiume Argeș, il castello di Poenari è meno conosciuto ma di importanza storica fondamentale per comprendere la figura di Vlad. Il castello fu costruito nel XV secolo da Vlad Tepes per difendersi dalle invasioni ottomane e come punto strategico per il controllo della regione. La sua posizione inaccessibile lo rendeva un luogo ideale per un guerriero come lui. Secondo alcune leggende, il castello di Poenari fu il luogo dove Vlad compì alcune delle sue azioni più brutali, tra cui l'impalamento di molti prigionieri. Si racconta anche che sua moglie si gettò dalla torre del castello per sfuggire ai soldati ottomani, morendo nell'incidente. Oggi il castello è in rovina, ma rimane un importante simbolo della figura storica di Vlad Tepes e uno dei luoghi più autentici legati alla sua vita e alle sue guerre. Anche la città di Curtea de Argeș ha una forte connessione storica con Vlad Tepes e con la sua dinastia, ma è anche un luogo ricco di leggende e misteri che alimentano il mito di Dracula. La cattedrale, secondo la tradizione, fu costruita sotto la supervisione di Vlad Tepes, che, sebbene non direttamente coinvolto nella sua costruzione, fu il sovrano della Valacchia durante il periodo in cui vennero effettuati i lavori. La leggenda narra che per garantire la solidità dell'edificio, l'architetto che lo progettò fu imprigionato e costretto a progettare altre chiese simili in tutta la regione. Un altro luogo simbolico legato anch'esso alla storia di Vlad è il monastero di Curtea de Argeș. Secondo alcune storie popolari, Vlad Tepes sarebbe stato legato a una serie di eventi misteriosi che coinvolgevano il monastero e le sue rovine, rinforzando il legame della città con la figura leggendaria del voivoda. La città di Târgoviște, situata nella regione della Valacchia, è stata la capitale del principato di Vlad Tepes. Qui si trova la Torre di Vlad, una struttura medievale che testimonia il suo dominio sulla regione. Il palazzo reale di Târgoviște fu il centro amministrativo e il luogo dove il voivoda risiedeva e governava. Come molte altre città, anche Târgoviște conserva leggende di brutalità e vendetta, inclusi i racconti di Vlad che impalava i nemici davanti alle mura della città, come monito per chi osava sfidarlo.
La leggenda di Dracula non è solo legata ai luoghi fisici, ma anche alle tradizioni popolari della regione. Le credenze sui vampiri, spiriti maligni e creature notturne sono radicate nella cultura rumena e nei paesi vicini e hanno alimentato il mito di Dracula nel corso dei secoli. Nella tradizione rumena i vampiri sono creature malvagie che si nutrono del sangue degli esseri umani. La figura di Dracula si inserisce perfettamente in questa tradizione, poiché il vampiro è associato alla paura della morte e alla rinascita maligna. In molte zone della Transilvania la notte del 30 novembre è associata alla leggenda dei vampiri, quando i morti si svegliano dalla loro tomba e vagano per il mondo. Queste credenze popolari sono alla base di molte delle caratteristiche attribuite a Dracula. L'eredità di Vlad Tepes e la leggenda di Dracula hanno avuto un impatto duraturo su molteplici aspetti della cultura moderna, dall'arte alla letteratura, dalla storia alla psiche collettiva. Ma se la figura di Vlad è stata per secoli un personaggio controverso, spesso interpretato in modo divergente da storici, letterati e popolazioni locali, la trasformazione di Vlad in Dracula ha avuto un effetto devastante sulla percezione della figura storica e ha dato vita a un mito che continua a influenzare la cultura globale. Nonostante la sua fama come figura spietata e tirannica, Vlad Tepes è considerato un eroe nazionale in Romania. La sua figura, sebbene ancora controversa, è celebrata in vari monumenti e memoriali come segno di resistenza e coraggio. Tuttavia, nonostante questi riconoscimenti, la figura di Vlad resta ancora divisiva. Molti lo vedono come un simbolo di brutalità, mentre altri lo considerano un difensore eroico della Romania medievale. Una delle caratteristiche più potenti della leggenda di Dracula è la sua capacità di incarnare paure profonde, ma anche desideri nascosti. Dracula non è solo il mostro che si nutre del sangue degli altri, ma anche il simbolo di una seduzione oscura, di una forza primitiva e incontrollabile che si cela sotto l'aspetto umano. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula è un personaggio che incarna sia la morte che la vita eterna. La sua capacità di sedurre le vittime attraverso l'ipnosi e l'attrazione carnale sottolinea la natura ambigua del suo personaggio, un essere che rappresenta sia la vita che la morte, la carne e lo spirito. Dracula è spesso interpretato come una manifestazione dei desideri repressi dell'individuo. Come simbolo di trasgressione, il vampiro è la figura che sfida le convenzioni morali e sociali. Un archetipo che si ricollega alle forze oscure e irrazionali che risiedono nell'inconscio umano. Nonostante i secoli che sono trascorsi dalla sua creazione letteraria, il mito di Dracula continua a essere potente e affascinante. La sua figura si è evoluta per riflettere i cambiamenti culturali e sociali, ma il suo status di icona rimane immutato. Con l'avvento di nuove tecnologie e media, Dracula viene reinterpretato in molti modi. In alcune versioni è ancora un simbolo del male assoluto, in altre è un personaggio più complesso, con motivazioni che lo rendono più vicino all'eroe tragico che al mostro.